Presente tutti i sacchettini che fate, i mezzi lavori, ti avanza un po' di farina di questo, un po' di farina di quello, un po' di farina di quell'altro, ecco, è un disastro. Peso tutto e vediamo cosa viene fuori. Dunque abbiamo farina di farro, che poi è come la farina di grano, eccolo lì, dentro, tipo 1, poi abbiamo farina tipo 0 di grano tenero, via. Questa pizza per pizza e focaccia, quella di prima era pizza per pane. Qui abbiamo un po' di Manitoba tipo 1, si vede che è un po' più colorata. Poi abbiamo un'altra farina di tipo 1, questa qui la uso molto spesso, la compro al discount, costa poco ed è buonissima. E poi abbiamo farina 00, quella per fare le torte, che è poca. Quindi abbiamo ancora semola rimacinata e semola rimacinata ancora, no, queste le tengo per lavorare. Il sacchettino, centro, 586, cerchiamo di andare a 600, quindi aggiungo un po' di farina, 600, ok, mi raccomando quando usate i mezzi sacchettini così, controllare che non ci siano dentro le camole, farfalline e roba del genere. Semole rimacinate le metto insieme perché le uso per spolvero, per lavorare, diciamo. Ecco, a posto, abbiamo fatto ordine. Usiamo l'impastatrice perché 600 grammi di farina sono troppi per i miei gusti. Allora, vi ricordate il mio vecchio cattorcione? Non c'è più, ci ha lasciati. Ho preso una bella compatta, è la stessa marca del frullatore. C'è anche il buco per il mixer e anche il buco davanti per il tirapasta. Allora, 600 grammi, dentro tutti. Dunque, 600 grammi di farina devo pesare 400 grammi di acqua tiepida, che siamo in inverno, altrimenti dopo non lievita. 403, quasi preciso. Allora, dentro nella mia compatta anche questi 400 di acqua tiepida. Mezza bustina che corrisponde a mezzo cubetto di lievito di birra, questo è quello secco, io la divido nella bustina, poi c'è mezzo grammo più, mezzo grammo meno, non succede niente, questa è una ricetta semplificata al massimo. Il lievito di birra, quello in granuli, dentro 5 grammi di sale, dentro, questa è una ricetta. Gabriele, sei matto, metti il sale insieme al lievito? Sì, tranquilli, il sale non impedisce la lievitazione a meno che non superi il 5% della saturazione dell'acqua, della quantità di acqua, quindi tranquilli, se il sale è poco non succede niente. Poi questa è una ricetta facile, mica dobbiamo fare cose complicate qua. Visto che adesso ho il timer, lo uso, me lo faccio girare 8 minuti. E dunque il timer mi ha bloccato la macchina quando ho voluto io, l'impasto è pronto. Ecco, questo coso qui volendo si può tirare via, è di sicurezza per non metterci dentro le mani. Io naturalmente non è che posso farvi vedere senza, già quella di prima era senza, non era a norma, almeno questa qui è a norma, così non ci metto dentro le mani. Allora adesso con la semola rimacinata che ho tenuto da parte, spolvero un pochino il gancio e tiro fuori l'impasto. L'impasto è idratato sì, ma non tantissimo perché sono tutte farine deboli, era un mischiotto di roba che non so neanche io cosa ci ho messo dentro qua. Quindi adesso niente, non dobbiamo fare niente, dobbiamo soltanto coprirlo e lasciarlo lì una mezz'ora e poi gli guardiamo addosso. Coperto, qui al calduccio, mi raccomando. Io in casa ho circa 21 gradi, per quello che ho utilizzato l'acqua tiepida. Sono le 5 del pomeriggio, è passata circa mezz'oretta da quando abbiamo fatto l'impasto. Che bel piatto! Mi piace un casino questo piatto. Ho preparato un cocktail, una manciata, semi di zucca, sesamo e semi di chia. Con i semi di chia andateci piano perché asciugano gli impasti, perché poi si gonfiano. Ma se avete semi di girasole, semi di marijuana, quello che avete va bene, di canapa, scusate ho sbagliato a parlare. Ne aggiungo metà circa dentro nel mio impasto. Facoltativo, se volete lo fate, se non volete non lo fate. Ora sono circa le 5 del pomeriggio. Questo qua bisogna farlo lievitare fino a circa alle 8, 8 e mezza, poi domani mattina vi faccio vedere, così c'ho il pane pronto a mezzogiorno.
Olio d'oliva extravergine, 2-3 giri. Oh, questo ne esce poco, 2-3 giri, ma che esce poco. Se esce tanto basta un giro. Tutto dentro qua, così sporco un coso solo. Devo impastare un po' la mia pasta. Guarda come me l'ha lavorata bene, guarda come tira. Essendo anche delle farine del beep, e fate come delle pieghe, non è che sono delle pieghe, prendiamo l'impasto da sotto e sopra per dargli un po' di elasticità prima di fargli completare la lievitazione, e così nel frattempo mischio anche i semini. Adesso deve diventare, vedete, è diventata una bella palla elastica, deve diventare il doppio del suo volume. Può metterci un'ora, può mettercene 2, può mettercene 5, dipende dalla temperatura che avete in casa, dall'acqua, dal lievito, dipende da 50.000 cose, in genere 2-3 ore. Quindi lo copriamo con il mio piatto preferito e lo lasciamo qua 2-3 ore a lievitare. Quando sarà il doppio lo mettiamo in frigorifero. Sono passati circa 3 ore, l'acqua tiepida ha fatto il suo lavoro, ormai è sera. Adesso io questo lo metto in frigorifero e ci vediamo domani mattina. Buongiorno, sono le 8. Oh là, Adesso lo dobbiamo tirare fuori di qua. Ma perché le altre volte l'ho fatto fuori dal frigo e stavolta l'ho fatto in frigorifero? Semplice, perché la maggior parte di farina che ho utilizzato, di vari sacchettini, era 0, 00, tutte farinette che non hanno una grande struttura, quindi farine deboli, e adesso avrei trovato una frittella sì lievitata ma alta così. E quindi la decisione di fargli partire la lievitazione e dopo di metterlo nel frigorifero. Tiriamolo fuori senza fare danni. Cerchiamo di tirarlo fuori nella maniera più integra possibile, così non lo traumatizziamo, poverino, che mattina presto con la farina di semola la uso come farina da spolvero che avevo tenuto da parte, così le ho usate tutte alla fine, la farina, non è rimasta praticamente niente. Bisogna schiacciare leggermente con la punta delle dita e il nostro impasto lievitato. È freddo. Tiro via tutta la farina in eccesso, perché dopo ci dà fastidio, quindi via tutto. Arrotolo nei due sensi, prima così, schiaccio un pochino ma senza esagerare, non c'è bisogno di cucirlo, di saldarlo, basta 2 pizzicotti per farlo stare lì. Facciamo la stessa cosa nell'altro senso. Gli diamo una arrotondata, mettendo gli angoli di pasta verso il basso, spingendoli verso l'interno, al basso e all'interno. Si pirla, come si suol dire, vedete? E diventa bello rotondo. Cucinerò il pane dentro nel mio cuocipane in terracotta, ma va bene anche la ghisa, va bene anche l'acciaio, va bene il ferro, va bene l'alluminio, quello che avete, basta che non hai manici di plastica. Però lo farò lievitare dentro qua, perché questa qui va scaldata nel forno. Quindi cosa faccio? Guardo che abbiano più o meno la stessa misura, ce l'hanno, andata, e quindi adesso io devo mettere la carta forno dentro qua, la vedo dura perché si arrotola, siamo a fine rotolo, casino. Comunque è entrato, dai, e ci metto dentro la mia pagnottella. Deve stare qua finché non raddoppia il volume, è freddina, ci vorranno circa 2 ore, 2 ore e mezza, ma tanto io fino alle 11 non la cucino mica. Comunque quando la vedo bella tonda accendo il forno, 10 minuti e butto dentro. Dunque vediamo, sono le 10:20, quindi sono passate circa 2 ore e qualcosa, 2 ore e 20. Guardate che bello, si è gonfiato, lo vedete? Quando lo vedete così che è bello gonfio, che sembra felice di vedervi, accendete il forno. Accendiamo il forno a 230 gradi e mettiamo dentro la nostra pentola a riscaldarsi. Bollente, attenzione a fare questo lavoro, era a 230 gradi, vi ricordo. Allora, via il mio piatto, qui abbiamo il nostro pane, lo dobbiamo mettere dentro qua, bisogna cercare di fare un po' in fretta. Allora, vediamo se riesco a farlo senza ribaltarmi, c'ho su anche il guantone, basta prenderlo di qua e metterlo dentro di qua, ecco, guardate com'è bello gonfio, Poi vi fate un taglio a croce, però attenzione con i tagli, quando si usano le farine deboli, magari usate questo sistema qui
della forbice, oppure non glielo fate proprio, perché essendo farine deboli magari è proprio lì al limite come lievitazione, va lì col coltello per tagliarlo, puff, e lì un po', insomma, un po' ti incazzi. Boh, coperchio, guanton. Allora, il forno era a 230, ma io gli ho messo un po' di franchigia perché apri, chiudi, esci, apri la pentola. Adesso io questa la rimetto dentro nel forno, abbasso a 210 gradi, gli faccio fare 10 minuti col cappello e poi gli faccio fare un 20-25 minuti senza il cappello, quindi un totale di circa 35 minuti di cottura. Sono passati 10 minuti, vediamo un po' come va. Oh, direi che va molto bene. Si è alzato, si è lievitato, si è gonfiato e adesso lo risbatto dentro per altri 25-30 minuti. Eccolo qui, allora in totale ha fatto 40 minuti, 10 con il cappello e 20 senza cappello a 210 gradi. E è venuto bene, è bello, scotta come... Ma che bello! L'ho fatto raffreddare un po', vediamo un po' come è venuto. Wow, morbidezza assoluta. Morbido, si vede la piuma. Andiamo? Se mi metto anche a idratare... Poi è nuovo. Aspetta, dov'è che ero arrivato? L'impasto. Che bel piatto. Mi piace un casino questo piatto. Allora, ho perso il segno. Vado? No, non li sto contando, minchiona. E adesso viene la ridolina.